Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho un messaggio molto vicino al mio cuore e voglio essere precisa e voglio essere chiara, e quindi ho scritto prima tutto quello che volevo dire e leggo quello che volevo dire, solo per essere chiara e precisa. Dato che qualcuno di voi non mi segue sugli altri social, faccio questo video anche qua. L'altro giorno qualcuno mi ha scritto praticamente che io non posso parlare male di Italia e non posso criticare Italia perché io ho una borsa di studio e quindi io sono mantenuta dagli italiani. Non è la prima volta che ho ricevuto un commento del genere, che sono una ospita e devo essere grata a tutti gli italiani e soprattutto devo parlare bene di loro sempre perché ho un debito della mia vita qua in Italia. Dato che non è la prima volta che ricevo un commento così, io voglio prendere questo momento per mettere qualche cosa in chiaro prima della me stessa e poi di tutti gli immigrati in Italia. Prima cosa, la mia università è privata, quindi la mia borsa di studio non è pagata dagli italiani. È vero che la mia università riceve diversi fondi pubblici, ma non penso che spendano quei soldi su una borsa di studio che non è neanche aperta agli italiani. La mia borsa di studio non può ricevere un italiano perché è specificamente per gli stranieri. Hanno le borse di studio per gli italiani e hanno 30 per stranieri. Secondo me utilizzerebbe quei soldi per le diverse borse di studio che hanno per gli italiani, ma la mia borsa di studio invece, anche se è scritta che la ragione per cui esiste è per dare l'opportunità a frequentare l'università agli studenti stranieri, è pure un attrezzo di marketing, è un modo per attirare gli studenti stranieri. Perché? Perché siamo in un mondo internazionale e se tu non sei internazionale non sei niente. Come un'università diventare internazionale? Devono avere gli studenti stranieri. Senza questi studenti non sei essere considerata come una delle migliori università nel mondo, perché l'idea è che se tu fossi una delle migliori, tutti il mondo vorrebbero frequentarti. Tutte le università prestigiose nel mondo hanno tanti studenti stranieri. Grazie agli studenti stranieri le università possono dire guarda che tutti ci vogliono. Abbiamo anche gli studenti americani. Quindi è vero che la mia università mi dà diverse opportunità, ma è anche vero che per loro io sono più un investimento che aiuta la loro reputazione. E poi la loro grande reputazione dare beneficio anche alle mie compagne italiane, alle mie colleghe italiane, che possono dire che hanno frequentato un corso internazionale. È un win-win per tutti e non riguarda proprio i soldi di nessuno che non è un stakeholder in questa università. Loro non mi danno la borsa di studio, ma io ho meritata. Mi sono diplomata alla top della mia classe al liceo. Di tutti i candidati stranieri, io e 29 altri sono state scelte per ricevere questa borsa di studio e poi ogni anno devo svolgere diversi requisiti accademici per rinnovarlo. Quindi non è che ogni anno mi prendo questa borsa di studio automaticamente, io devo fare tante cose, devo finire tutti i miei esami. In Italia è una cosa che per non laureare in 3 anni, perché vuoi avere una media top e vuoi fare gli esami 3 volte finché ricevi un 30, io non posso farlo perché io devo finire a un certo tempo, io devo finire tutti gli esami ogni anno e anche devo avere una media, ok? Quindi io devo fare certe cose per ricevere questa borsa di studio, non mi danno senza io fare niente. Seconda cosa più generale è l'idea che tutti gli stranieri fruttiamo il sistema italiano gratis, praticamente sulle schiene degli italiani, e quindi dobbiamo essere grati a tutti gli italiani. Ragazzi, ci sono diversi tipi di immigrati
in Italia. Abbiamo studenti, lavoratori e poi profughi e parliamo dei profughi dopo, ma la maggior parte dei immigrati sono lavoratori. Se lavori in regola in Italia, paghi le tasse. Quando lavoravo nella scuola 2 anni fa, anche se non ho guadagnato più di 5.000 euro quell'anno per pagare la income tax, la IRPF, la INPS, quindi le tasse per la sanità e i pensioni, viene sottratti automaticamente. Sai, quando ricevo un lavoro su YouTube e la mia agenzia mi pagano, devo pagare le tasse. Sai, quando noi stranieri apriamo una partita IVA e paghiamo le tasse, non c'è una rete diversa per gli stranieri che è più bassa, paghiamo le stesse cose di tutti gli italiani, quindi i servizi che riceviamo paghiamo per i servizi come tutti, non è che siamo speciali, non è che riceviamo qualcosa gratis. Io pago l'affitto, io non sono bello figo, io pago le tasse, io pago il stesso prezzo per tutti, come tutti gli italiani, per i stessi servizi. Quindi non so come sono un ospita e non so come sto sfruttando un sistema. Ora voglio mostrarvi qualche numeri che ho trovato molto interessante. Il primo numero che ho trovato molto interessante è il numero 5 milioni. 5 milioni è la popolazione straniera residente in Italia da 2016. La parola residente vuol dire che queste persone sono qua regolarmente, hanno un lavoro o i origini italiane e non avevano preso la cittadinanza ancora o sono studenti, ma possono essere qua 5 milioni persone che stanno contribuendo a Italia in un modo. Secondo numero che ho trovato interessante è il numero 517.720 e questo è il numero delle richieste di asilo dagli anni 1990 fino a ora o fino a 2015. E questo numero è molto più piccolo di quello che pensavo e è molto molto più piccolo di quelli che sono qua regolarmente contribuendo a Italia. Forse questo numero non include tutti che vengono in Italia, forse ci sono quelli qua senza documenti o qualcosa, ma secondo me questo numero non può essere così grande perché Italia ha la polizia, le questure e ha un sistema. Quando vengono nelle barche, tutti che vengono devono chiedere per l'asilo, è l'unico modo per restare in Italia dopo vieni nella barca, quindi questo è il numero di tutte le persone che vengono nelle barche. È un numero molto meno di quelli che dicono nelle notizie dai politici. Da questi due numeri possiamo dire che la quantità di persone qua in Italia regolarmente contribuendo è molto più alto di quelli no. Da questi numeri in realtà io non vedo tanto invasione, io vedo più una crisi globale che sta succedendo. Questi numeri hanno molto più senso delle cose che sento sulla televisione e dai politici italiani e secondo me è perché questi numeri sono la realtà. Quindi le cose non vere degli immigrati, dei stranieri. Prima cosa, la maggior parte degli immigrati in Italia sono qua regolarmente. Ci sono 5 milioni di persone straniere qua in Italia regolarmente e se sono qua regolarmente vuol dire che hanno un lavoro e pagano tasse, perché non puoi avere un permesso di soggiorno se lavori in nero. Devi avere un lavoro o devi andare a scuola e se vai a scuola e non lavori devi avere almeno 6.000 euro all'anno nel conto corrente e tanti studenti lavorano. Quindi
la maggior parte del 5 milioni persone straniere qua in Italia stanno pagando le tasse e sono qua regolarmente. Un'altra cosa che dico sui studenti internazionali, studenti stranieri, è che sì, abbiamo un'opportunità per studiare qua in Italia, ma siamo anche un'opportunità per l'Italia. Dato che i giovani italiani vogliono andare via, pensano che l'Italia fa schifo, i politici fa schifo e bla bla bla, non puoi costringere qualcuno a restare sempre in un paese solo perché sono cittadini. Io non starei in America solo perché sono americana. Io non penso che ho un debito a nessuno, sia Italia sia America, solo perché sono nata con una cittadinanza. Non so se sono chiara. Ma se hai studenti che vengono perché trovano l'Italia affascinante o a loro piace l'Italia, non ha senso per provare a tenerli qua. Invece di provare a costringere italiani per stare, puoi incentivare le persone che vengono per qualsiasi motivo buona per restare. Perché alla fine se ti lauri con una laurea italiana, puoi trovare più facile degli altri stranieri, ma non più facile degli italiani, lavoro. E se lavori in regola, ripeto, paghi le tasse e questa aiuta l'Italia. Le cose non vere dei stranieri: non è vero che veniamo qua per rubare, non è vero che questo è un'invasione, non è vero che le persone vengono e non vogliono imparare la cultura italiana, perché prima, sai com'è difficile non sapete com'è difficile sarebbe vivere qua senza sapere italiano. La vita sarebbe molto dura e molto difficile vivere qua se non sai italiano, quindi chi lo farà? Perché fai? Perché dai al tuo stesso una vita più difficile solo per quello? Non ha senso. Sto dicendo che non ha senso, e le persone che vivono qua almeno provano a parlare italiano. Probabilmente non parleremo mai perfettamente l'italiano perché siamo stranieri, ma non penso che qualcuno viene in Italia e non provano a imparare la lingua e avere la cultura, perché è difficile vivere qua senza. Ok, penso che quello è tutto. Mi dispiace che ho letto da una carta quello che volevo dire, ma come ho detto volevo essere chiara e volevo essere abbastanza precisa. Non volevo restare qua pensando del modo giusto per dire quello che volevo dire, ok? Volevo solo passare questo messaggio perché penso che l'idea comune in Italia che gli stranieri sono così e c'è questa invasione, e quando guardi la televisione e ascolti alle diverse conversazioni vedi che c'è questa storia che non è vero, non è la realtà, e volevo solo darvi una piccola pezzo della realtà. Se qualcuno è qua è perché amano l'Italia, avevano una scelta. Tutti sanno che la vita in Italia non è facile, ma loro restano qua comunque, e per me dice che amano questo paese perché, non lo so, personalmente potevo restare nel mio paese, potevo lavorare nel mio paese, avevo l'opportunità nel mio paese, ma resto qua in Italia perché a me piace. E forse non tutti possono dire la stessa cosa, che avevano l'opportunità nel loro paese, ma dato che ci sono tanti altri paesi più facili da vivere, in cui è più facile da vivere, penso che se hanno scelto Italia vuol dire che amano Italia come me. Spero che vi sia piaciuto questo video. Questo video non era una critica, era solo una spiegazione, e spero che, non lo so, spero che qualcuno ha imparato qualcosa da questo video e qualcuno può vedere ora che noi stranieri non siamo così male.